Ciao, io sono Matteo, per chi ancora non mi conoscesse, tiro con l'arco da più di 20 anni, sia compound che arco nudo, e oggi vorrei parlare di REST, nello specifico lo sniper. Le REST a caduta non nascono con l'arco nudo, ma nascono con il compound. Se volete un video sui REST a caduta, sul REST a caduta, come settarlo o meno, e il perché lo uso del compound, ne possiamo parlare in un altro video, fatemelo sapere nei commenti. Oggi parliamo di arco nudo. Sniper. Per cosa viene usato lo sniper? Allora, se mi dite io uso lo sniper per avere maggiore spazio per far passare le alette, la risposta è no. Per capire il perché e il per come funziona lo sniper, dobbiamo prima guardare un attimo a quella che è la fisica dell'uscita della freccia. Nel momento in cui noi tiriamo con un rest classico e andiamo a fare string walking, noi abbiamo un'inclinazione della freccia che aumenta all'aumentare del nostro crawling, di quanto ci allontaniamo dal punto di incocco. Più ci allontaniamo, più la freccia si inclina, maggiore sarà la pressione che esercita sul rest e maggiore sarà quindi la spinta che il rest ridarà alla freccia spingendola verso l'alto. Questo è il motivo per cui con i rest classici, quando tiriamo, per esempio vogliamo fare la messa a punto dell'hunter field, arriviamo ai 15, 10, 5 metri, ne dobbiamo scendere sempre di più, perché più scendiamo, più aumenta l'inclinazione, più la freccia viene spinta verso l'alto. Quindi, a cosa serve lo sniper? Serve ad assorbire appunto queste differenze di inclinazione che ha la freccia all'aumentare del nostro string, più ci allontaniamo dal punto di incocco. L'idea è proprio quella di far cadere il rest nel momento in cui si esercita sempre la stessa pressione su di esso. Quindi sia che io abbia una freccia molto poco inclinata, quindi stia tirando sotto cocca, io voglio che il rest cada in uscita perché per forza di cose un'inclinazione ce l'abbiamo, il flettente chiude, la freccia spinge verso il basso, fa scattare il rest e a questo punto abbiamo un'uscita di un certo tipo della freccia. Quando noi invece andiamo a inclinare molto la freccia, vogliamo che l'effetto sia lo stesso. Dato che la sensibilità rimane sempre quella, il rest cadrà sempre quando la freccia pone la stessa pressione sul rest. E a quel punto noi possiamo in gran parte minimizzare le differenze nello string walking. Quindi andiamo a, tra virgolette, far reagire la freccia allo stesso modo sia quando tiriamo a 50 metri sia quando tiriamo a 5 metri. Questo è un po' quello che troverete all'interno della confezione dello sniper. Concedetemi di non smontare il mio in questo momento, arriverà in una confezione di cartone con poche cose all'interno. Il resto, un piccolo foglietto di istruzioni, chiave a brugola con un ferretto di ricambio e un piccolo cacciavitino che serve poi per sistemare alcune parti, in realtà una parte del rest. Direi che ho detto tutto, anzi no, piccolo disclaimer, volevo dire che dal mio punto di vista lo sniper però non è un rest per neofiti, ma per atleti un po' più avanzati. Poi lo vedremo quando andremo a fare la messa a punto in palestra del rest. Prima però di andare a tirare due frecce vi mostrerò alcuni video in dettaglio per capire quali sono le varie regolazioni possibili sul rest. Quindi andando ad avvitare o svitare questa vite, noi potremo andare a determinare e a modificare quanto questo ferretto cade, se farlo cadere poco o tanto. Tuttavia, io vi sconsiglio fortemente di portare l'angolo del ferretto al di sotto del parallelo del piatto della finestra. Questo perché se io inclino troppo il ferretto, di conseguenza vado a inclinare tanto quest'angolo del magnete. Se questo magnete si alza troppo,
succede che nel momento in cui torna giù si disallinea rispetto all'altro magnete e causa un frizionamento, i due magneti entrano in contatto e questo ovviamente comporta tutte delle problematiche sia poi in uscita della freccia successiva sia nel momento in cui lo si vuole riportare in posizione perché si trova proprio un blocco fisico. Mentre andando a svitare questa brugola noi daremo libertà al ferretto perché questa brugola va imbattuta direttamente sul ferretto e quindi il ferretto su cui poggia la freccia, quindi noi potremo andare a modificare quanto dentro o fuori portare il ferretto e quanto farlo, tenerlo alto o basso nella sua posizione di partenza. Per modificare la sensibilità della caduta del rest si va a avvitare o svitare questo grano che si trova qua sotto. Da notare che nel momento in cui io vado a modificare la sensibilità, io vado anche a modificare l'inclinazione del rest. Come vedete lo sniper necessita di un punto di incocco molto più basso rispetto a un rest classico. Tendenzialmente io mi ritrovo con le mie messe a punto, o quelle di Alessandra o chi seguo che ha gli sniper, tra 1/8 e 1/4 del punto di incocco basso quando la squadretta è a filo del rest. Quindi se abbiamo capito il perché e il per come funziona un rest a caduta per l'arco nudo, diventa anche molto semplice pensare a come fare la messa a punto. Non cerchiamo prove strane, non cerchiamo di complicarci la vita con chissà che cosa. Abbiamo detto che la pressione minore sul ferretto si ha ovviamente quando questa inclinazione è minore. Se io tirassi sotto cocca qui, questa inclinazione è molto minore che se io incoccassi la freccia in questo punto e comunque tirassi sotto cocca, il che vuol dire, vedete è caduto il rest, la freccia preme molto di più sul rest quando io scorro. Quindi io voglio fare in modo che il rest cada quando sono sotto cocca. Ovviamente, se setto lo sniper che cada sotto cocca, qualsiasi inclinazione maggiore lo farà sempre cadere. Quindi non si sbaglia mai. Se poi si vuole affinare, io vi consiglio, settate lo sniper alla misura più lontana a cui dovete tirare. Questo come regola di base. Ora, come facciamo? Noi, fermo restando che do per scontato che la messa a punto dell'arco sia a posto, quello che vado a fare è settare il punto di incocco. Io vi consiglio di iniziare con un punto di incocco tra i 3 e i 4 sedicesimi di pollice. Vi consiglio di non toccare la sensibilità del rest, ma di andare a modificare solo l'allineamento della freccia sul bottone, quindi fare in modo che la freccia passi perfettamente al centro del bottone e partire da lì. A questo punto, molto semplice, mi metto a 2 metri e tiro sotto cocca. Sotto cocca o la distanza maggiore a cui dovete tirare. Mi domando, il rest è caduto? Sì, è caduto. Ora, dato che è la prima messa a punto, io devo trovare il punto in cui il rest non cade. Quindi vado a svitare leggermente la vite sotto. Svito di 1/4 e tiro ancora. Il rest è caduto? Sì. Svito di 1/8. È caduto? No. Ok, ho trovato il range in cui non cade. A questo punto ritolgo 1/8 di giro, esempio, e provo a ritirare. Faccio 3, 4, 5 frecce. Se cade sempre, quello è il mio punto di partenza. Basta. Da lì ho fatto il 90% della messa a punto. Ora cosa devo controllare? Dato che ho modificato la sensibilità, ora devo riallineare la freccia al centro del bottone. Quindi modifico il posizionamento
spostando fisicamente il ferretto, ok? E dato che spostando il ferretto ho cambiato anche leggermente, veramente appena appena, l'inclinazione della freccia, riprovo con la stessa sensibilità, ancora, faccio 3, 4, 5, 6 frecce. È caduto sempre il rest? Sì, a posto. Quello mi ha fatto, sono al 99% della messa a punto dello sniper. Qual è il 100%? Uno slow motion ad alta velocità, se si riesce almeno 1000 fps. Ci sono cellulari che lo fanno, ci sono videocamere che lo fanno, ma non è essenziale. Adesso io cosa devo fare? Devo controllare se il punto di incocco è corretto. Quindi mi metto con la spennata a 18, meglio a 30 metri, e vedo effettivamente se il mio 3-4 sedicesimi di partenza è giusto o no. Come avete visto, io sul mio arco adesso ho un ottavo di punto di incocco basso. Altri sono a 3 sedicesimi, altri sono a 4 sedicesimi. Come vi dicevo, se è troppo basso c'è sicuramente un problema col tiller. Se è troppo alto, o è una messa a punto sbagliata, o è la freccia troppo rigida, o il ferretto veramente troppo duro. Se il punto di incocco è corretto, sono a posto. Altrimenti andrò a modificarlo di quell'ottavo, quel sedicesimo di pollice, ricontrollo un attimo che lo sniper cada sempre sotto cocca. Ora ovviamente se ho dovuto alzare il punto di incocco, io so che ho aumentato l'inclinazione della freccia, quindi lo sniper so già che cadrà. Al massimo gli do giusto un ottavo, neanche un ottavo, appena appena lo indurisco appena, giusto se voglio fare il pignolo. Se invece io ho dovuto abbassare il punto di incocco, ho diminuito l'inclinazione della freccia, quindi devo tornare sicuramente a controllare che sotto cocca lui continui a cadere. Questa è l'unica, diciamo, problematica che ha lo sniper a livello di messa a punto. È un po' lunga sistemare la messa a punto, fare una messa a punto corretta dello sniper. Una volta fatto, non si tocca più, e io preferisco sinceramente come lavora lo sniper e i risultati che mi dà lo sniper rispetto a un rest classico. Allora direi che ho detto quasi tutto, direi che possiamo passare un attimino a vedere quali sono di per sé i vantaggi e gli svantaggi poi dello sniper. Vi faccio vedere anche qualche video ad alta velocità e vi faccio vedere anche una problematica che può sopraggiungere nel momento in cui si indurisce troppo lo sniper. Quindi quali sono i vantaggi e gli svantaggi di avere un restacaduta, in questo caso uno sniper? Sicuramente tra i vantaggi per quel che riguarda un restacaduta e lo sniper, una volta messa a punto correttamente, si ha un compattamento degli string e questo è sicuramente un pro per le gare 3D e per le gare Hunter and Field. Si ha sicuramente una maggior costanza nell'uscita della freccia, si ha anche, ovviamente, se messa a punto correttamente, un maggior spazio per l'uscita di alette più voluminose, non che con un rest classico non sia possibile mettere alette molto voluminose e non avere contatti, attenzione. E permette di avere anche un punto di incocco più basso, che è sicuramente un grande vantaggio. Ci sono anche dei contro, però. I contro sono che, come abbiamo visto, la messa a punto iniziale è abbastanza complicata, richiede un po' di tempo. Non che questo significhi che sia impossibile da fare, però questo è uno dei motivi per cui dicevo all'inizio che lo sniper, dal mio punto di vista, non è un rest per neofiti, ma è un rest per arcieri più avanzati.
Successivamente abbiamo anche una possibile perdita di mirino alle lunghe distanze, col fatto che c'è molto meno saltello della freccia, è possibile avere una perdita di mirino per le lunghe. È una possibilità. Un ultimo contro, che non è poi proprio un contro, è che lo sniper necessita una certa delicatezza. Non possiamo prendere la freccia e sbatterla sul rest, altrimenti lui continuerà a cadere. C'è bisogno di una certa delicatezza. Ora, dal mio punto di vista, questo in realtà è anche un vantaggio quando siamo in una situazione di stress, perché ci costringe a ragionare, mantenere la mente in un determinato punto e ricordarci che devo stare calmo, devo mettere la freccia su con calma, devo fare le cose in una determinata maniera. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che abbiate capito come funziona il REST, quali sono i suoi pro, quali sono i suoi contro. Vi chiedo quindi di lasciare un like, condividere, scrivere un commento sotto questo video, magari scrivere anche la vostra esperienza con lo sniper, quali sono altri vantaggi che avete riscontrato, altri svantaggi, problematiche, qualsiasi cosa che possa essere utile anche ad altri arcieri che potrebbero vedere questo video. Vi chiedo inoltre di seguirmi su Instagram, trovate il link in descrizione al canale e al video e noi ci vediamo al prossimo.